Bentornati su Turkey News Magazine, il canale che filtra la verità sul mondo delle star goccia dopo goccia, fino a lasciarla nuda, brillante e, a volte, dolorosa. Oggi, vi prego, fermate tutto. Quella che stiamo per raccontarvi non è una voce di corridoio, non è un pettegolezzo svuotato di sostanza. È il resoconto di una notte che ha ribaltato 3 destini in un lampo. Immaginate di avere tutto pronto. L'abito scelto, il luogo prenotato, la data segnata in rosso, e una promessa di serenità per il bambino. E poi, immaginate che basti una telefonata, una voce venuta dal passato che credevate archiviata per sempre, per ridurre in cenere ogni piano in pochi secondi. Stamattina, lo showbiz si è svegliato con una deflagrazione emotiva. Barbakhtas ha annullato le nozze con Yağmur Yüksel. Sì, avete capito bene. Quelle che molti avevano battezzato le nozze della pace, il patto che avrebbe dovuto blindare il futuro della loro creatura, sono state cancellate. Che cosa gli ha detto, all'alba, quella presenza di ieri che non si rassegna a diventare un ricordo? Come ha incassato Yağmur l'affronto pubblico? E soprattutto, siamo davvero di fronte alla resurrezione di un amore proibito? Oggi, su Turkey News Magazine, proviamo a sciogliere il nodo. Prima di scendere negli abissi emotivi, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per non perdervi lo sviluppo finale di questa storia e, se volete entrare nel nostro club esclusivo, cliccate su Abbonati. Il vostro sostegno rende possibile il nostro lavoro d'inchiesta. Adesso mettetevi comodi, perché quel telefono ha già squillato. Per capire la portata del crollo, dobbiamo dipingere il quadro di ciò che stava per accadere. Fino a ieri pomeriggio, il racconto parlava di riconciliazione e speranza. Barbakhtas e Yağmur Yüksel, uniti da un legame che nessuna frattura può spezzare del tutto, il loro bambino, sembravano pronti a mettere da parte orgoglio e ferite per costruire una casa stabile. Si parlava apertamente di un matrimonio della tregua, un evento pensato non solo per celebrare la loro unione, ma per restituire al piccolo quell'immagine di famiglia intera che tanto mancava. I preparativi erano avanti. Erano trapelate trattative con location da sogno, date quasi definite, prove d'abito che lasciavano intendere che questa volta fosse tutto vero. Dietro le quinte, la famiglia di Yağmur sembrava tornata a credere, stavolta succede davvero, mormoravano in molti. L'idea di dare almeno un tetto ufficiale al bambino aveva superato dubbi e rancori, avvicinando i due come non accadeva da tempo. Bar, apparso rassegnato alla via del dovere e concentrato sulle responsabilità di padre, proprio quella sera stava chiudendo i dettagli con l'agenzia di wedding planning. Tutto era al suo posto. Il destino pareva scritto. Ma il destino ama prendersi gioco delle certezze. Era notte fonda. La città dormiva, le difese emotive abbassate, il silenzio in casa più rumoroso di qualsiasi pensiero. E fu allora che il cellulare di Bar vibrò, tagliando l'aria come un colpo di forbice. Sullo schermo non comparve un nome qualsiasi. Non era un contatto qualunque. Era una voce che non aveva bisogno di presentazioni, una donna del passato, l'eco di un sentimento che ha fatto male proprio perché non è mai davvero sparito. Fonti vicinissime sostengono che quella chiamata non sia partita per capriccio. C'è stata esitazione, c'è stata paura. Ci sono state ore in cui quella donna ha fissato lo schermo senza trovare il coraggio. Quando Bar rispose, dall'altro lato non arrivò la sicurezza di un ex che accetta il passato, ma il tremito di chi gioca la carta finale. Non posso credere che tu abbia ceduto così in fretta, avrebbe sussurrato per prima. Immaginate la scena, Bar immobile, il telefono tra le dita, mentre dall'altro capo lei fatica a mettere in fila le parole. Silenzi lunghi, respiri profondi, frasi iniziate e lasciate cadere a metà. Tutto quello che era restato muto, compresso, negato per anni è venuto a galla in quella conversazione breve e tagliente. Poi la domanda, una freccia avvelenata puntata dritta alla coscienza: vuoi il meglio per tuo figlio? Lo so, ma tu, lo sei davvero, felice? Quella frase ha continuato a risuonare nella testa di Bar molto dopo che la chiamata si è interrotta. L'equilibrio precario costruito con Yağmur si è incrinato di colpo. Non era solo un dialogo, era uno specchio.
E nello specchio Bar ha visto la verità che stava coprendo con strati di responsabilità e pragmatismo. Quello che è accaduto all'alba ha lasciato di sasso il suo entourage. Si mormora che Bar, con la freddezza di chi non ha più alternative, abbia telefonato all'organizzatore dell'evento e pronunciato la sentenza: fermate tutto. Nessuna trattativa. Nemmeno quando gli hanno ricordato penali e caparre, lui ha vacillato: se dobbiamo perdere soldi, li perderemo. Ma questo matrimonio non si farà. Gli amici, che fino a pochi giorni fa commentavano sorridenti date e dettagli, si sono schiantati contro un muro di silenzio. Ho spostato tutto per ora, vi prego, non chiedete altro, è stata l'unica spiegazione che Bar ha concesso, tentando di minimizzare uno tsunami personale. Ha cancellato ogni cosa in una notte, sussurrano familiari increduli. Dentro casa Bakhtas, la frattura è netta. C'è chi lo sostiene. Meglio una verità scomoda che una vita intera in recita. E c'è chi è furioso: sposare Yağmur era la scelta giusta per il bambino. Ma lui rimane fermo. Il matrimonio non è stato semplicemente rinviato. È saltato. E allora, la domanda che brucia: perché lei ha chiamato adesso? Perché aspettare l'ultimo istante, con le partecipazioni quasi in stampa? I cinici dicono che quella voce abbia cercato solo un saluto conclusivo, un colpo di spugna per non portarsi dietro il rimorso di ciò che non è stato detto. I romantici, e anche qualche esperto di comportamenti, sussurrano l'opposto: quella telefonata non chiude, apre. Raccontano che quelle parole siano rimbalzate sui social, alimentando il fuoco: non voglio niente da te. Volevo soltanto dirti che dentro di me c'è ancora un posto tuo. Se sei felice davvero, non chiamerò più. Si dice che a quel punto Bar sia caduto in un silenzio pesante. Ha provato a parlare, ma la frase gli è morta in gola. Non sono nella condizione di affrontare seriamente questa conversazione, avrebbe detto prima di interrompere. Ma il capitolo che tutti consideravano finito sembra essersi riaperto con uno schiocco di dita. Lei non gli ha chiesto di tornare. Gli ha ricordato che, se mai volesse, un approdo esiste. Qui mi fermo e chiedo a voi, famiglia di Turkey News Magazine. Al posto di Bar cosa fareste? Mettereste una firma per il bene del bambino, limando via la vostra stessa felicità, oppure spezzereste i ponti riconoscendo che il cuore altrove pulsa ancora? È un dilemma atroce. Scriveteci cosa pensate, leggeremo tutto. E se state sentendo addosso la tensione di questa storia, lasciate un like per sostenere il nostro lavoro. Ora guardiamo alla vittima collaterale più evidente, Yağmur Yüksel. Quando le voci dell'annullamento sono arrivate alle sue orecchie, il pavimento si è aperto. All'umiliazione pubblica si somma un dolore privato, quello che non si vede. Stando a chi le è vicino, Yağmur avrebbe pronunciato frasi punte come spilli: allora non stava sposando me, stava sposando il ruolo di padre. In questa frase c'è già una tragedia. Scoprire di essere il mezzo per dare una forma a un'idea di famiglia, e non il fine, è devastante. Si dice che Yağmur sia esausta, costretta a spiegare questa decisione a genitori e amici, a guardare negli occhi lo sconcerto di chi le vuole bene. Non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma i suoi profili parlano da soli. Una foto smorzata nei colori, una didascalia stringata di appena 2 parole: a chi lo merita. Gli utenti hanno letto in questo un messaggio diretto a Bar e, forse, all'ombra che lo abita. Una resa dignitosa, ma pur sempre una ferita. E sembra che il suo nuovo mantra sia: d'ora in poi, io ci sono solo per mio figlio. Il punto che rimbalza tra giornali e piattaforme è uno solo: Bar ha fermato tutto per quella chiamata? L'immediatezza dello stop, arrivato dopo quella notte, spinge molti a dirlo. L'opinione pubblica si spacca. Da una parte c'è chi lo difende: ha seguito il cuore. Un matrimonio senza amore è una gabbia per tutti, anche per il bambino. Per loro è un atto di coraggio brutale. Dall'altra parte c'è chi non gli perdona l'instabilità: quando c'è di mezzo un figlio, certe scelte vanno pesate di più. Yağmur non meritava questo. Lo dipingono come un uomo che gioca con la vita altrui. E poi ci sono i nostalgici della storia originale,
quelli che ripubblicano vecchi scatti di bar con lo sguardo perso oltre il presente, etichettando tutto come la storia mai finita e commentando. Era evidente che non l'aveva dimenticata, oppure spero che alla fine tutto questo abbia un senso. Dopo la decisione, tanto audace quanto controversa, tutti fissano i prossimi passi dei tre protagonisti di questa tela strappata. Il fragile equilibrio è saltato. Si sussurra che Bar sia entrato in modalità sospensione. Prima devo rimettere ordine nei sentimenti e nella mia vita. Non è corso tra le braccia del passato, ma non è nemmeno rimasto accanto a Yamur. È in quel limbo che fa paura a chiunque, quando devi ricominciare da capo e non sai da dove. Resta un'incognita se la voce della notte tornerà a farsi viva. È stato un promemoria, o la prima mossa di una riconquista? E Yamur potrà mai perdonare questa umiliazione sotto i riflettori, o chiuderà definitivamente la porta, limitando ogni legame a un'alleanza genitoriale fredda e necessaria? Una cosa è certa, questa vicenda continuerà a macinare attenzione. Non è solo gossip. È un dramma umano di scelte impossibili, del peso del passato e di come una vibrazione sul comodino possa cambiare il corso di una vita intera. Un matrimonio annullato in una notte. Un destino deviato da una voce tremante. E un bambino in mezzo, col cuore di tutti a pezzi. La storia di Bar Baktas ci ricorda che, a volte, l'amore vero è il più disordinato. Su Turkey News Magazine vi promettiamo che seguiremo ogni passo. Terremo d'occhio il silenzio di Bar, i movimenti di Yamur e i segnali, più o meno visibili, che arrivano da quel passato che bussa alle 3 del mattino. Secondo voi, alla fine Bar e quella parte di sé che ha chiamato torneranno davvero insieme? O è troppo tardi e i danni collaterali sono diventati montagne? La discussione è aperta, diteci la vostra. Non dimenticate di iscrivervi, di condividere questo video con chi ama i drammi turchi e di sostenere il canale cliccando su Abbonati per supportare il nostro giornalismo indipendente. Grazie di essere stati con noi, grazie per aver condiviso queste emozioni. Restate forti, restate connessi e, soprattutto, restate su Turkey News Magazine. Alla prossima esclusiva!